Salute a tutti. Come di consueto, dopo aver affrontato il problema della ricostruzione di una dinamica ragionevole, passiamo a cercare di capire qualcosa di più dell'assassino sulla base degli elementi che sono desumibili dalla scena del crimine e da altre considerazioni riguardanti il delitto di Vicchio. Delitto che potremmo anche considerare come il più rappresentativo dei delitti del mostro. A mio parere è il delitto, diciamo così, meglio riuscito dei suoi delitti, se possiamo usare questo termine in questo contesto. È un delitto nel quale ci sono due ragazzi chiusi in macchina, c'è un attacco con la pistola che non lasciò loro scampo, c'è una fase ulteriore con l'uso del coltello e poi c'è l'escissione. L'escissione che in questo caso è l'escissione massima, cioè l'escissione sia del pube sia del seno sinistro. Per conseguire questo risultato, che non ha sbavature, non ebbe inconvenienti, io penso che il mostro questo delitto lo preparò con molta attenzione. Veniva da due delitti precedenti nei quali le cose non gli erano andate benissimo. Nell'82 aveva approfittato di due ragazzi che aveva visto probabilmente passando, senza preoccuparsi del fatto che stessero per finire e stessero per andarsene, e questo fatto gli aveva creato il problema che sappiamo, aveva dovuto rinunciare al compimento, diciamo, all'atto finale della sua azione sciagurata, quello della escissione. Un anno dopo lui era rimasto, dopo il delitto di Baccaiano, in attesa, aveva molto probabilmente mandato quella lettera per indirizzare gli inquirenti su una pista, su una falsa pista, poi era rimasto in attesa degli eventi. Lui fino a quando non uscì, a novembre, non uscì la notizia di questa pista sarda, lui non sapeva se la sua indicazione aveva sortito gli effetti che lui si aspettava, per cui rimase così, rimase silente. L'anno dopo continuò con secondo me continuò con grande prudenza, e è possibile che tante occasioni che gli si erano presentate non lo avevano lasciato tranquillo e lui non ne aveva approfittato, fino a che, arrivato in fondo alla stagione, pensò bene di approfittare di questo furgone, di questi turisti stranieri, che io ritengo lui pensasse fossero una coppia come le altre, però anche questa volta gli andò male, perché i due erano due maschi, per cui ancora l'anno dopo non poteva permettersi, nel suo orgoglio ferito, diciamo così, se la persona aveva le caratteristiche che penso io, era una persona che cercava in questi delitti una gratificazione che non trovava normalmente, e io penso che il fatto che gli fossero andati male avesse così ferito il suo giudizio che aveva di se stesso, avesse un po' sminuito, e l'anno dopo, nell'84, volle preparare tutto con grande meticolosità e scelse una zona che era più adatta delle zone lì attorno a Firenze. Era una zona dove lui aveva ucciso 10 anni prima, l'allarme era minore, e scelse una zona che evidentemente conosceva. Ricordiamoci che il delitto del 74 era a 7 km da lì circa. Una zona che conosceva bene, una zona che era anche fuori dall'abitato, era una zona che non era inserita in un contesto di zone con altre coppiette, per cui era a minor rischio di guardoni, e niente, scelse questa zona e le cose gli andarono bene. A questo punto cominciamo a guardare alcuni elementi, e partendo dalle scissioni, cioè la cosa che più balza agli occhi nel delitto di Vicchio è l'estensione dell'escissione al seno sinistro. Dopo 2 anni che era rimasto, diciamo così, a bocca asciutta, il mostro si rifece e portò via 2 organi, il pube e il seno sinistro. Ma perché?
Allora, bisogna tenere presente, per cercare di capire i motivi di questa estensione, un fatto, teniamolo lì, poi dopo cercheremo di interpretarlo. Il fatto è questo, che già nell'81 a Calenzano c'era stata un'estensione delle scissioni precedenti, un'estensione che si era limitata ancora alla parte del Pube, e aveva interessato non soltanto la parte, diciamo, della Peluria, quella che aveva mutilato a giugno 81 nel delitto precedente, ma si era spinta in basso, comprendendo anche gli organi sessuali esterni. Quella era stata un'estensione. C'era anche stata un'estensione, una prova sul seno, che emerge dal fatto che ci sono sotto il seno vennero trovate delle piccole ferite sotto il seno sinistro, che faceva pensare che gli fosse venuto in mente anche di fare l'escissione del seno sinistro, alla quale poi aveva rinunciato, non sappiamo per quale motivo. Dopo 2 anni che era rimasto a bocca asciutta, a Vicchio tornò all'escissione di Scandicci più limitata del pube, e invece portò a compimento quella che probabilmente a Calenzano gli era venuta soltanto l'idea, aveva fatto una piccola prova e che poi non aveva portato in fondo, l'escissione del seno sinistro. Perché? Questo problema se lo pose anche De Fazio. Leggiamo dalla sua perizia. Si impongono a questo punto alcune considerazioni circa le escissioni, quantomeno sotto 2 profili. Uno riguarda il loro significato e la loro finalità. Un secondo circa l'evoluzione del rituale, con asportazione della mammella oltre che del pube. Generalmente l'asportazione di parti del cadavere corrisponde ad una incapacità da parte dell'omicida a compiere l'atto sessuale in sito, che può venire però sostituito da atti masturbatori, compiuti per lo più sulla vittima. In tutti i casi esaminati, tuttavia, non si è trovata traccia di sperma, il che avvalora l'ipotesi che l'omicida non compie alcun atto masturbatorio o sessuale sostitutivo. Ciò depone per una sessualità completamente o quasi narcisistica, che si appaga esclusivamente in fantasia o nella rievocazione e o riproduzione di situazioni stimolo. È lecito quindi supporre nell'omicida un habitus sessuale connotato da una impotenza assoluta o da una accentuata inibizione al coito. Ecco, teniamo presente un fatto, che De Fazio e i suoi collaboratori, che ricordo erano Ivan Galliani e Salvatore Luberto, nonostante che ci fossero molti indizi di poco interesse dell'assassino per il sesso nei suoi delitti, nonostante che andasse a prelevare, diciamo, delle parti del corpo di natura sessuale, però lo faceva con molta freddezza e non faceva quelle azioni tipiche dei suoi tristi colleghi, come quella di uccidere per esempio con il coltello per avere un contatto diretto con le carni. Lui preferiva la pistola, uccidere da lontano, usava il coltello soltanto per finire il suo lavoro. E poi non indugiava sulle parti del corpo, anche quando tagliava in modo freddo. Tutti questi elementi De Fazio li vede, la sua perizia ne tiene conto, però lui cerca comunque di trovare delle motivazioni sempre nell'ambito di delitti a sfondo sessuale. Ecco, in questo caso lui cosa dice? Poiché non viene trovata traccia di comportamenti di natura sessuale sul posto, ad esempio tracce di sperma, tracce di stupri, cose del genere, lui pensa che il mostro si appagasse sessualmente rievocando il delitto a casa propria e con l'aiuto di quello che si portava via. Continuiamo con la perizia De Fazio. Inoltre, l'asportazione di parti del cadavere, quando non è di significato cannibalico, può denunciare un orientamento feticistico che può prediligere un oggetto specifico, ivi incluse parti del corpo, anche di natura non sessuale. In questo caso l'orientamento feticistico, polarizzatosi nel corso delle diverse azioni omicidiarie, specialmente sul pube, ma manifestatosi anche attraverso la ricerca di qualche altro oggetto, specialmente nei primi casi, è anche più generalmente indice di una modalità gratificatoria, che si avvale di oggetti atti a suscitare l'eccitazione sessuale per un loro potere simbolico o evocativo, indipendentemente dalla loro natura.
Vengono descritti in letteratura scientifica casi di omicidio con asportazione di parti sessuali del cadavere, il cui autore è stato poi trovato in possesso di numerosi e svariati oggetti, da lui trafugati in diverse circostanze per impulso feticistico ed evidentemente serviti per atti masturbatori. In possesso di uno stesso individuo sono stati trovati fotografie, forcine, reggiseni, fazzoletti ed altro, persino una brutta cosa. Cioè, praticamente De Fazio dice che l'orientamento feticistico di assassini che si appropriano di parti del corpo è testimoniato generalmente anche dall'appropriazione di oggetti che l'assassino si porta a casa e che gli servono per rivivere il delitto, più che l'oggetto mutilato in se stesso, che ha il problema della conservazione. Però si deve notare che il mostro di Firenze non pare che si fosse mai interessato ad oggetti appartenuti alle sue vittime. L'unico caso è quello del 74, quando si portò via la borsetta. Si portò via la borsetta tutta intera con tutto il suo contenuto, poi dopo cambiò idea, la buttò via poco dopo e non sappiamo per quale motivo, però insomma diciamo che ci fu questo tentativo di portarsi via degli oggetti appartenuti alla sua vittima femminile. Però sappiamo che il delitto del 74 fu un delitto un po' diverso da tutti gli altri, da quelli che sono venuti dopo, in cui c'era un interesse diverso per la ragazza. Nei delitti successivi il mostro si disinteressò anche delle borsette. Allora è vero sì che nell'81 a giugno a Scandicci la borsetta fu trovata fuori dalla macchina con gli oggetti sparsi a terra, ma tutto lascia pensare che quella borsetta, come ho già detto nel video apposito, fosse stata messa lì dai primi poliziotti maldestri che erano intervenuti e che cercavano i documenti dei ragazzi. Tutto lascia pensare questo. Tutte le borsette successive non furono mai toccate. Anche qui a Vicchio la borsetta di Pia fu lasciata in macchina assolutamente chiusa, il mostro non la degnò di uno sguardo. Questo voleva dire che tutto questo feticismo attorno al mostro di Firenze non c'era. L'unica parte che lui si portava via era quella a parte del corpo, ma c'era il problema di conservarla, cioè per quanto tempo gli poteva servire per rivivere le sensazioni del delitto. La poteva mettere in frigo, ma quanto gli sarebbe durata? Leggiamo cosa dice De Fazio. L'oggetto feticistico è gelosamente custodito in quanto il rimirarlo e il manipolarlo consentono l'eccitazione e la gratificazione sessuale. E ciò implica che sia possibile conservarlo. Si potrebbe dedurne nel caso in questione che l'omicida ha trovato il modo di conservare, cioè di preservare dal deterioramento organico, il feticcio costituito dal pube escisso. In tal senso deporrebbe anche l'accuratezza con cui viene condotta l'escissione, con asportazione della sola parte pilifera e cutanea e scollamento della parte adiposa, di difficile conservazione e di più rapido deterioramento. Ecco, De Fazio dice che questo pube, il mostro poteva conservarlo e avendo trovato il modo di conservarlo e per minimizzare i problemi di questa conservazione avrebbe scollato soltanto la parte cutanea praticamente, rinunciando alla parte sottostante di tessuto adiposo che è difficilmente conservabile. C'è da dire che questo non è proprio vero per quanto riguarda Calenzano, perché a Calenzano il mostro andò in profondità e si portò via anche una grossa parte di sostanza grassa, il che fa pensare che i suoi propositi fossero diversi da quelli di conservare quell'organo, no? In quel momento. Poi magari le vedremo. In ogni caso, questa ipotesi di De Fazio viene smentita dalle scissioni del seno, cioè il seno è tutto parti grasse, c'è soltanto la pelle e poi sotto sono tutte parti grasse, per cui il seno non è facilmente conservabile. Lo stesso De Fazio lo dice nella sua perizia. Il soggetto non si è limitato questa volta ad asportare l'area pubica, ma ha esteso la mutilazione del cadavere all'intera mammella sinistra, il che pone accanto ai difficili problemi interpretativi anche quello della destinazione dell'organo,
tenuto conto delle difficoltà di conservazione di esso a causa dell'abbondante tessuto adiposo. De Fazio da una parte dice che il mostro conservava questi feticci per poi eccitarsi successivamente, dall'altra però dice che il seno è difficilmente conservabile. In effetti io avevo già letto in un video precedente un trafiletto sulla città. Per il magistrato Francesco Flerii forse butta via i trofei. Leggiamo, è un trafiletto del 15 settembre 85, all'indomani del delitto di Scopeti. Che se ne fa il mostro dei terribili trofei di morte? Il sostituto procuratore Francesco Flerii, confortato dal parere degli esperti che hanno eseguito l'autopsia sui cadaveri, spiega: il pube è facilmente conservabile, ma per quanto riguarda la mammella è sicuramente meno facile, quasi impossibile. A quanto mi hanno riferito i medici legali, nel seno vi sono molte parti grasse che impediscono la conservazione anche dentro un liquido. Alla luce di questa osservazione, il magistrato avanza un'ipotesi: è possibile che il mostro non conservi i trofei. Si può pensare che dopo essersene impadronito li getti via. Il suo gesto potrebbe essere esclusivamente uno spregio sul corpo della donna. Ma allora, che il gesto, che le escissioni del mostro fossero uno spregio sul corpo della donna è poco plausibile. Se avesse avuto intenzione di fare questo spregio, avrebbe avuto un comportamento diverso, insomma avrebbe martoriato il corpo, non so, avrebbe usato il coltello da infilare dentro, insomma cose che non voglio nemmeno dire, ma che si possono immaginare. Ma il mostro uccideva con la pistola da lontano, usava il coltello perché non ne poteva fare a meno, e poi faceva questa scissione molto fredda, senza nessun coinvolgimento emotivo, e lasciava tutto lì e se ne andava via. Cioè non aveva un comportamento così punitivo nei confronti di questi poveri corpi. D'altra parte anche il risvolto sessuale si fa fatica a vederlo, insomma sì, si appropriava di questo organo, se lo portava a casa, e quanto gli sarebbe durato, ma anche la pelle, non so, io mi immagino un barattolo di formalina con dentro questa pelle, ma non so. Pensiamo poi alle scissioni del seno. Se quest'organo era un feticcio a valenza sessuale, perché non prenderli entrambi? Cioè diciamo che il seno, come oggetto del desiderio dei maschi, viene sempre visto come l'insieme delle due mammelle, non come una sola. Cioè cosa gli ci voleva al mostro toglierle entrambe e portarsele a casa entrambe, se era quello, diciamo così, l'oggetto sul quale lui avrebbe fantasticato e si sarebbe eccitato. La cosa che secondo me è più plausibile è che queste scissioni fossero spettacolo. Io questo l'ho già detto e continuo a ripeterlo: queste scissioni erano uno spettacolo, cioè erano il modo per spettacolarizzare questi delitti, farli diventare più eclatanti sulle pagine dei giornali, nelle chiacchiere della gente, insomma. Io penso che il fine ultimo di queste scissioni fosse questo, mentre l'estensione delle scissioni al seno aveva lo scopo di rispondere alle illazioni di qualcuno che aveva discusso sui motivi che avevano indotto fino a quel momento il mostro a non tagliarlo. Di questo se n'era accorto anche De Fazio, e effettivamente si può pensare che le chiacchiere degli esperti, no, che avevano detto che il mostro dopo Scandicci, attenzione, dopo il delitto di Scandicci già, avevano cominciato a dire che il mostro non aveva tagliato il seno perché il seno era un simbolo materno. Probabilmente, io questo non lo so, avevano anche detto che non aveva portato via gli organi sessuali alla vittima femminile, ma soltanto la peluria. Perché non aveva portato via gli organi sessuali se i suoi delitti erano delitti a sfondo sessuale? E questo è possibile che nelle discussioni in televisione o in qualche articolo di giornale che io non ho trovato si fosse fatta questa domanda. Io penso che dopo Scandicci a Calenzano il mostro avesse reagito con l'estensione delle scissioni del pube anche agli organi sessuali.
E poi con questo tentativo di tagliare il seno, che rientrò per qualche motivo che non sappiamo, chi lo sa, magari fu disturbato dall'arrivo di qualche guardone, oppure pensò bene che si sarebbe in quel momento potuto anche accontentare di aver esteso l'escissione agli organi sessuali e che il seno avrebbe potuto lasciarselo per un delitto successivo. Può darsi, non si sa bene quello che è successo, cosa che comunque dopo 2 delitti in cui per cause di forza maggiore non ci fu nessuna escissione, Avvicchio lo fece. Ecco, Avvicchio lo fece e ricordiamoci che ritornò per quanto riguarda il pube all'escissione meno estesa di Scandicci. Praticamente fece un'escissione ovalare, ma nella parte sottostante ci fu una U rovesciata che risparmiò gli organi sessuali. Praticamente si portò via soltanto la peluria, cercando di diminuire al minimo la quantità di tessuti che si portò via, cosa che invece a Calenzano non aveva fatto. A Calenzano si era spinto molto in profondità, addirittura mi sembra di aver letto di uno spessore di una decina di centimetri. A Calenzano già aveva dato la dimostrazione che gli organi sessuali lui li tagliava, non aveva nessuna paura, e questa volta dette la sua dimostrazione sul seno e tagliò il seno. La vera, diciamo, l'ultimo stadio di questa sua risposta a queste chiacchiere, no? A queste illazioni, sarebbe stato a Scopeti, quando, dopo aver tagliato anche il seno, ne prese un pezzo, un frammento, e lo mandò via a un magistrato con una lettera. Secondo me quella fu il compimento dell'intero messaggio. È possibile che anche Avvicchio avesse mandato una lettera con dentro un frammento del seno e che questa lettera non fosse arrivata, perché insomma nella lettera dell'85 dette dimostrazione di non avere le idee molto chiare su come si faceva un indirizzo. È possibile che nell'84 avesse scritto una lettera analoga con un indirizzo magari sbagliato, magari inviandola, non è detto alla procura, magari inviandola, che ne so, a un giornale, a una persona, e questa lettera non fosse mai arrivata. Passiamo a un altro argomento. L'argomento riguarda il probabile mancinismo dell'assassino. Abbiamo già avuto un paio di occasioni nei video precedenti di evidenziare questa possibilità. Una è stata nel delitto di Borgo. Ecco, io qui ripropongo l'immagine ricostruttiva sulla quale ho fatto il mio ragionamento. Fa vedere quando il mostro spinge via il corpo di Pasquale scaraventandolo dal lato opposto dell'auto. Ecco, un gesto per il quale era necessaria una grande forza, cioè un corpo inanimato non si sposta con un dito, cioè ci vuole forza. E evidentemente chi dovesse mettersi a fare un'operazione del genere userebbe la mano dominante, la mano con la quale si ha la forza maggiore. E il mostro usò la sinistra. Questo si deduce dal fatto che venne trovato lo specchietto retrovisore a terra, che si era evidentemente sbarbato, perché l'assassino lo aveva preso come appoggio, lo specchietto aveva ceduto e era caduto a terra. Questa è la mia ipotesi. E appunto, spingendo il ragazzo Pasquale Gentilcore con la sinistra, aveva dimostrato che la sua mano dominante era la sinistra. Poi abbiamo avuto occasione di discutere sull'escissione del pube descritta da Maurri per il delitto degli Scopeti. Allora, io avevo la perizia autoptica riguardo questo particolare soltanto di Scopeti quando ho fatto quel video. In questa perizia Maurri sostenne che le escissioni precedenti erano, diciamo, uguali, per cui la descrizione di quella di Scopeti dovrebbe valere anche per le altre. Ecco, in questa descrizione Maurri si dice convinto che il mostro fosse un destrimane per questo motivo, perché lui ipotizzò che l'escissione del pube fosse avvenuta con 2 archi di cerchio, un arco di cerchio in alto e un arco di cerchio in basso. Questi 2 archi di cerchio avrebbero dovuto comportare delle discontinuità sia a destra che a sinistra. Maurri dice che la trovò soltanto a sinistra per chi incide, in particolare verso le ore 10 del quadrante dell'orologio, una discontinuità nell'incisione che non trovò dall'altra parte.
Questo gli fece supporre che quel punto fosse il punto in cui sia il cerchio in alto, sia il semicerchio in alto, sia il semicerchio in basso erano iniziati. E in entrambi i casi la mano era andata da sinistra a destra rispetto a chi stava incidendo. Questo voleva dire che il tagliente era tenuto con la mano destra, perché andando da sinistra a destra è naturale che sia la mano destra a tenere, diciamo, il tagliente. La mano destra va da sinistra verso destra. Il contrario, da destra verso sinistra, è la mano sinistra che lo fa, da destra verso sinistra. Da destra verso sinistra. Maurri ipotizza che quella discontinuità sulla parte sinistra dell'incisione sia dovuta alla partenza dei due semicerchi, semicerchio in alto e semicerchio in basso che riparte da lì, lasciando la discontinuità. Ma sulla destra questa discontinuità non c'era e la mia ipotesi è esattamente contraria, cioè la discontinuità non era nel punto di partenza del secondo semicerchio, ma nel punto di arrivo. Perché il punto di partenza, supponiamo che viene fatto il primo semicerchio, con la mano destra o con la mano sinistra, poco importa. Nel secondo semicerchio si può infilare il tagliente nell'incisione precedente e continuarla. Dove non si riesce a evitare la discontinuità è nell'arrivo. Per cui la mia ipotesi è che a sinistra non ci fosse il punto di partenza del secondo semicerchio, ma il punto di arrivo del secondo semicerchio. Per cui almeno questo secondo semicerchio fu fatto andando da sinistra a destra. Cioè il mostro, dopo aver fatto il primo, con la destra o con la sinistra, poco importa, infilò con la mano sinistra il tagliente nell'incisione a destra già fatta in precedenza, la continuò senza lasciare nessuna discontinuità e arrivò all'incisione precedente non riuscendo a imbroccarla con precisione, ma lasciando una piccola discontinuità. E questo vuol dire che almeno uno dei due semicerchi fu fatto con la mano sinistra, perché andò da destra verso sinistra. Andiamo a vedere invece gli elementi che a Vicchio ci danno un assassino che usava la mano sinistra. Si legge nel fascicolo dei rilievi tecnici della polizia scientifica. A centimetri 40 dalla ruota anteriore destra, sul terreno perpendicolarmente alla base della fiancata dell'autovettura, è un bossolo calibro 22, Winchester H con fondello percosso. Questo è l'unico bossolo che venne trovato fuori, gli altri 4 sappiamo che erano dentro, vuol dire che il mostro aveva sparato con la mano dentro. Questo è l'unico colpo sparato con la mano fuori. Ecco, la descrizione della posizione di questo bossolo è poco chiara. I 40 cm sembra di capire sono dalla ruota, ma questi 40 cm dovrebbero essere precisati meglio rispetto alla distanza dalla fiancata dell'auto e rispetto alla distanza della ruota sulla parallela alla fiancata, perché quei 40 cm sono un diametro e il bossolo può trovarsi, diciamo, in tante posizioni diverse, no? Avrebbe dovuto precisare, ripeto, la distanza dalla fiancata sulla perpendicolare rispetto alla fiancata e la distanza dalla ruota sulla parallela alla fiancata. Comunque il bossolo era vicinissimo alla fiancata, sarà stato a 20 cm e era molto vicino al punto di sparo che si può presumere fosse più o meno a metà del finestrino. Ecco, questo bossolo era sulla parte destra del finestrino, per cui saranno stati, non so, 30 cm. Una distanza molto molto breve. Normalmente i bossoli espulsi da una beretta come quella che doveva avere il mostro facevano molta più strada. Ecco, io sono entrato in possesso di prove di sparo recenti, molto affidabili, delle quali non posso fornire particolari notizie. Posso dire però che queste prove di sparo, condotte con una beretta 74, per cui presumibilmente molto simile a quella che aveva il mostro, con cartucce a piombo nudo 22, con la pistola tenuta a 150 cm d'altezza, canna orizzontale, calcio verticale, il punto medio di espulsione dei bossoli su un terreno erboso che non evitava i rimbalzi è stato stabilito in 170 cm a destra e 1 metro indietro.
Cioè praticamente il quadrato dove a un vertice c'è la canna della pistola e al vertice opposto c'è il bossolo, era un quadrato di 170 cm di un lato e 1 metro l'altro. Molto diverso dal quadrato analogo di questo bossolo trovato fuori dalla Panda di Vicchio. Ora, non sembra esserci una ragione di questa distanza così piccola percorsa dal bossolo. Non so, potrebbe essere che quel bossolo lì fosse parte di una cartuccia difettosa, potrebbe essere. Però potrebbe esserci anche un'altra ragione. Vediamo qui in questa foto che se la pistola fosse stata impugnata con la mano destra, il bossolo nella sua traiettoria di espulsione non avrebbe trovato alcun ostacolo e sarebbe caduto tra il 1,5 m e il 1,70 m, quello che era, da una parte e 1 metro indietro. Ma pensiamo alla stessa situazione con la pistola impugnata dalla mano sinistra. Ecco, si deve pensare che questo colpo non fu un colpo come il primo di Giogoli, sparato a braccio teso, mirando attraverso il mirino a delle vittime che erano un po' lontane e anche inconsapevoli di essere sotto mira. E il mostro si trovò lì davanti, è molto probabile che i ragazzi se ne fossero accorti, perché era lì, era proprio lì vicinissimo. E c'è da pensare che lui non è che stesse così a prendere la mira, probabilmente si avvicinò con il braccio leggermente addotto e se lo teneva con la sinistra, molto probabilmente il bossolo schizzando all'indietro e a destra colpì lui. Poi io ho fatto l'ipotesi che il rimbalzo fosse andato sulla fiancata dell'auto e da questa fosse sceso a terra. Potrebbe essere che magari scese a terra direttamente dopo aver picchiato sullo sparatore, però questa è un'ipotesi che spiega bene la pochissima strada compiuta da quel bossolo, che appunto trovandosi all'ostacolo dello sparatore stesso fu deviato e cadde molto vicino. Vediamo adesso i colpi successivi. Sappiamo che il mostro lasciò delle impronte digitali parziali che poi non dettero risultati utili alle indagini sulla parte superiore dello sportello del passeggero. Lo disse Autorino, Giovanni Autorino, l'ispettore della scientifica, al processo Pacciani. Autorino, la nostra prima fase è stata quella di rilevare eventuali impronte latenti, al fine di non far sì che qualcuno potesse apporre una mano involontariamente e poi rilevavamo qualcosa che non era pertinente al fatto. Cioè Autorino dice che quando loro arrivarono, prima si accertarono che nessuno avesse toccato niente, poi come prima cosa rilevarono eventuali impronte digitali. Il PM, quindi per cercare queste impronte cosa avete fatto? Autorino, abbiamo cosparso con polveri esaltatrici le superfici utili e proprio nella parte superiore dello sportello, la cornice, sempre sto parlando dello sportello destro, si sono evidenziate 2 serie di frammenti di impronte, 3 più 2, che a mio ricordo sembra però che non siano utili per confronto. PM, così avete scritto successivamente, quindi abbiamo chiarito, 2 impronte c'erano, le uniche rilevate, fu fatto quel che si doveva fare, non erano utili per confronti. Andiamo avanti. Allora, queste impronte erano del mostro? Ma io penso che erano del mostro, perché le impronte digitali non è che rimangono lì per giorni, fanno presto a scomparire. Quelle impronte erano abbastanza fresche, se no non sarebbero state rilevate. E chi poteva averle lasciate lì proprio il giorno del delitto, nelle ore precedenti il delitto? Io penso che è difficile che ce l'avesse lasciate qualcuno, che motivo aveva di toccare questa cornice dello sportello. Lo sportello si tocca la maniglia, si apre lo sportello e si richiude lo sportello. Una prima cosa che possiamo dire di queste impronte è che sono la testimonianza che il mostro non portava i guanti, se no queste impronte non ce le avrebbe lasciate. Sarebbero state delle impronte ma non digitali, evidentemente se la scientifica le qualificò come digitali vuol dire che c'erano le striature, erano insufficienti a determinare un'impronta così che avesse valore, però insomma c'erano. Ma
Queste impronte dove erano? Fino ad oggi si sapeva che erano su questa cornice dello sportello, ma non si sapeva dove erano. In questa foto si vede dove erano. Sono in corrispondenza di quelle due frecce denominate con A e B. Cioè sono verso il mezzo dello sportello. Ricordiamoci che i 4 colpi sparati all'interno vennero sparati in 2 sequenze diverse. Allora ci fu un primo colpo dall'esterno che frammentò il finestrino, probabilmente il mostro dette un colpo con la pistola o una manata con l'altra mano libera, mise la mano dentro, sparò altri 2 colpi, poi si fermò qualche secondo, non si sa quanti secondi, ma comunque qualche secondo, il tempo di far ritenere ai 2 testimoni che i 2 colpi finali furono sparati un po' dopo gli altri, però sarà stato qualche secondo, insomma il tempo di aggiustarsi. E lì, guarda caso, ci sono 2 punti dove ci sono delle impronte. Allora guardiamo questa foto. Ecco, si vede come il mostro avrebbe dovuto agire per sparare dentro guardando i suoi bersagli. Cioè avrebbe dovuto inarcare la schiena e abbassarsi. È plausibile che per fare questa operazione si fosse attaccato alla cornice dello sportello per stabilizzarsi. Se il mostro avesse tenuto la pistola con la mano destra, sarebbe successo questo, che il punto di ancoraggio con la mano sinistra sarebbe stato vicino al finestrino. L'impronta sarebbe stata sulla parte sinistra dello sportello. Vediamo invece in quest'altra immagine cosa sarebbe successo se la mano che sparava fosse stata la sinistra. A quel punto l'ancoraggio sarebbe stato più o meno al centro del finestrino, dove vennero trovate le impronte, dove vennero trovate le 2 impronte, le 2 serie di impronte, in cui la prima il mostro l'aveva lasciata per i primi 2 colpi sparati dentro, la seconda l'aveva lasciata per gli altri 2 colpi sparati dentro. Si era ancorata una volta, si ancorò una seconda volta. C'è un ultimo elemento che dà una possibilità al mancinismo del mostro, e che è la scelta del seno sinistro. Ora, io purtroppo nella parte di perizia autoptica che ho disponibile, dove viene descritta l'escissione sia del seno che del pube, io non ho rilevato degli elementi che mi potessero far ipotizzare con quale mano l'assassino avesse tenuto il tagliente. Vi si trova una descrizione molto confusa, diciamo magari anche precisa per gli addetti ai lavori, no? Con varie intaccature qui, intaccature là, sul seno soprattutto pare che il mostro avesse fatto vari tentativi, vari saggi, cioè è un po' di difficile interpretazione. Quello che io posso dire è che la scelta del seno sinistro è più ragionevole per un mancino che per un destrimane. Perché? Perché pensiamo che la mano dominante doveva tenere il coltello e l'altra mano doveva aver afferrato il seno. Allora, se io vado a tagliare il seno sinistro, vado ad afferrarlo con la mano, diciamo così, speculare. Attenzione però, cioè questo ragionamento vale soltanto nel caso in cui il mostro fosse stato davanti alla vittima supina, come in questa foto. È l'ipotesi più probabile, ma è chiaro che se fosse stato in altre posizioni, per esempio di lato, le cose starebbero in modo diverso. Cioè se taglio il seno sinistro, l'afferro con il destro e con il sinistro taglio. Se invece il coltello ce l'ho sulla mano destra, io afferro il seno destro, la mia sinistra, la destra di chi mi sta di fronte sono contrarie, e taglio con la destra. Cioè quello che voglio dire è che è naturale per un destrimane afferrare il seno destro con la mano sinistra e tagliare con la mano destra. Per un mancino è naturale afferrare il seno sinistro con la mano destra e tagliare con la mano sinistra. Per cui anche nella scelta del seno il mostro dette indicazioni sul suo mancinismo. Se ne era accorto anche Perugini.
Perugini, del quale lo scrive nel suo libro, Un uomo abbastanza normale. Tra l'altro è un libro che è stato riedito recentemente, un paio di mesi fa, qualche mese fa, con un'aggiunta di Armando Palmegiani, un'aggiunta del tutto inutile, ma è un libro che vale la pena di essere comprato, adesso che è disponibile, perché è un pezzo di storia, insomma, è un pezzo di storia del mostro. Il contesto è questo: Perugini nel suo libro, prima di andare a raccontare tutte le sue indagini su Pacciani, fa tutta delle considerazioni sulla figura del mostro, indipendentemente dal fatto che fosse Pacciani o qualsiasi altro. Cioè lui cerca di immaginarsi una figura del mostro sulla base di quello che emergeva dai delitti, e fa anche un discorso sul seno e dice questo: potendo scegliere, aveva asportato il seno sinistro della ragazza, e una spiegazione ci doveva essere. I periti avevano stabilito che era mancino. Sì, è vero, si poteva pensare che gli fosse tornato più comodo. Cioè, Perugini sta dicendo che dei periti avevano stabilito che per la scelta del seno sinistro si doveva pensare che il mostro fosse mancino. Io non ho a disposizione questo documento, questa perizia, non so che Perugini si fosse sbagliato, io non credo, anche perché si sarebbe sbagliato inserendo un qualcosa che andava contro il suo assassino, perché Pacciani era destrima, non era mancino. Se Perugini lo scrisse vuol dire che qualcuno l'aveva detto. Ma no, gli indizi sul mancinismo del mostro a Vicchio non sono ancora finiti. Ci sono le coltellate a Pia. Guardiamo quelle. Allora, si sa che, l'ho già detto nei video precedenti, che Pia venne colpita da 2 coltellate al collo sulla parte destra. Dalla perizia De Fazio: 2 ferite da punta e taglio in regione latero-cervicale destra, con interessamento dei tessuti molli e del fascio vascolo-nervoso, ma senza danno a carico dei vasi di calibro maggiore. Dette ferite presentano fatti emorragici nei 2 tramiti. Cioè, quello che dice De Fazio è che queste 2 ferite vennero inferte quando la ragazza era ancora viva. Io penso che queste 2 ferite furono inferte dal mostro a Pia, che era stata trascinata fuori. Io penso che lui, dopo aver sparato, la trascinò fuori, poi andò ad accoltellare il ragazzo, ma prima di accoltellarlo, prima di infilarsi dentro, mezzo dentro, la ragazza era ancora viva, probabilmente rantolava, gemeva, lui gli sferrò 2 coltellate, gliele sferrò mentre era a terra. Ecco, se noi guardiamo questa figura, che ho già fatto vedere, vediamo questa macchia di sangue, che io penso fosse proprio il punto in cui c'era la testa della ragazza, che venne lasciata lì per un po' mentre il mostro accoltellava il fidanzato dentro. Io credo che questo sangue fosse derivato magari dalla ferita allo zigomo, ma io penso che invece fosse anche derivato dalla ferita, dalle due coltellate al collo. Però in ogni caso, che Pia fosse stata accoltellata dentro l'auto oppure fosse stata accoltellata fuori, molto più probabile, perché era molto più anche comodo, perché dentro l'auto sulla sinistra non è che c'era molto spazio, c'erano tutti e 2. Io penso che l'avesse accoltellata fuori, ma in ogni caso poco cambierebbe. Ma il mostro, per accoltellarla sul lato destro, doveva avere il coltello con la mano sinistra, e questo è il lato destro della ragazza che stava di fronte a lui, con la mano sinistra. Se avesse usato la mano destra, l'avrebbe accoltellata sul lato sinistro. Per accoltellarla con la mano destra sul lato destro avrebbe dovuto essere alle sue spalle. Allora destra corrispondevano, mano destra, lato destro della vittima. Ma non sembra di poter vedere nello svolgimento del delitto un momento in cui il mostro fosse stato alle spalle della ragazza. Potrebbe essere successo se l'avesse trascinata per le spalle, e allora in quell'occasione lì poteva anche aver lasciato un attimo il corpo con una mano e con la mano destra accoltellarla sulla parte destra, ma l'aveva trascinata per i piedi, non l'aveva trascinata per le ascelle. Le abrasioni vennero trovate sul dorso, non vennero trovate sulle gambe. Il mostro l'aveva trascinata per i piedi.
e per cui lei era sempre stata di fronte a lui, diciamo, supina, e lui l'aveva accoltellata in quella posizione e accoltellandola sul lato destro aveva usato la mano sinistra. Ma ci sono storie. Adesso lasciamo perdere finalmente questo argomento del mancinismo e andiamo su quello dell'altezza. Allora, abbiamo visto che a Giugoli i fori di proiettile sui finestrini, sul finestrino, diciamo il foro di proiettile, uno dei fori di proiettile, faceva pensare a un mostro alto circa 1,80 m. E qui a Vicchi abbiamo più o meno la stessa cosa, con un altro indizio diverso. È come un po' una prova del 9, no? Si legge nel fascicolo dei rilievi della polizia scientifica. Quasi al centro del terzo sinistro del paracolpi in plastica nera della portiera destra, che è uniformemente cosparso di polvere, si notano due aloni di forma semicircolare dal diametro di centimetri 10x6, derivati da asportazione di polvere, i quali distano dal suolo centimetri 60. E rivediamo questa foto, che abbiamo già utilizzato 2 volte. Ci sono questi due aloni indicati dalla freccia 2. Ecco, io qua ho indicato con i 2 cerchi questi 2 aloni, perché qui c'è un po' di confusione con le ombre, ma gli aloni sono questi. Ecco, dice il testo della polizia scientifica che erano distavano dal suolo centimetri 60. De Fazio prese questi 2 aloni per ipotizzare la statura del mostro. Leggiamo la sua perizia. Sul fascione della portiera destra della Panda dello Stefanacci sono state rilevate 2 impronte dovute all'asportazione della polvere della portiera e sul gocciolatoio della stessa fiancata delle impronte digitali. Qui De Fazio sbaglia, perché le impronte digitali non sono sul gocciolatoio che è nella carrozzeria, ma sullo sportello, sulla lamiera superiore dello sportello. Per cui quelle impronte, mi ero dimenticato di dirlo, vennero lasciate a sportello chiuso, non durante l'operazione di accoltellamento, quando lo sportello era aperto. Quelle impronte vennero lasciate a sportello chiuso, cioè durante la sparatoria. Questo va tenuto presente. Sembra comunque, continua De Fazio, sembra possibile ipotizzare che qualcuno, forse l'omicida, abbia appoggiato una mano sul tetto dell'auto e chinandosi per compiere una qualche operazione attraverso il finestrino abbia toccato con le ginocchia la portiera, lasciando le predette impronte. Rivediamo la foto ricostruttiva. Allora, ecco, ognuno può provare, ma se uno alto, insomma più alto della Panda, la Panda era bassa, voleva sparare mettendo la mano dentro e guardando le vittime, doveva abbassare la testa e necessariamente ancorarsi a qualcosa, in quel caso allo sportello, alla lamiera superiore dello sportello. E nello stesso momento lui, per stabilizzare la propria posizione, aveva appoggiato le ginocchia alla portiera. Così, come si vede in questa foto. È una posizione assolutamente naturale, ognuno di voi può provare. Continua la perizia De Fazio. Il margine superiore di esse, di queste impronte, dista dal suolo circa centimetri 60, mentre il punto medio dista circa centimetri 56 e quello inferiore centimetri 53 circa. Assumendo come riferimento il punto medio, probabilmente corrispondente alla regione medio-rotulea, cioè praticamente al ginocchio, si può attendibilmente presumere che la distanza di esso da terra corrisponda alla lunghezza della gamba, piede e scarpa comprese. Ciò potrebbe valere a fornire qualche ulteriore indicazione in ordine alla statura del soggetto. Un primo elemento può essere tratto dall'utilizzazione delle tavole antropometriche del Rollet, che ad una lunghezza dell'osso tibiale di centimetri 43 riferiscono per l'uomo una statura di centimetri 183. L'eccedenza di centimetri 13 del valore di cui si dispone, centimetri 56, può compensare ampiamente la differenza dovuta al piede, alla scarpa e alla parte del ginocchio sovrastante la tibia, posto che la misura è riferita alla gamba e non alla sola tibia. Il dato, anche se molto approssimato, sembra deporre, o quantomeno non sembra in contrasto con l'ipotesi di una statura superiore a centimetri 180. In realtà, secondo queste misure, il mostro avrebbe dovuto essere di altezza ben maggiore di 180 cm. Continuiamo con la perizia De Fazio.
Per una ulteriore verifica dell'ipotesi predetta abbiamo effettuato una prova empirica su una vettura analoga, tenendo anche conto dell'abbassamento dell'auto per la presenza di due corpi, rilevando che persone di statura diversa, anche di centimetri 180, lasciano un'impronta delle ginocchia più bassa di quella rilevata in sede di sopralluogo, nell'assumere una posizione analoga. Tali risultanze, unitamente a quelle reperite nel caso precedente al riguardo, sembrano avvalorare l'ipotesi di una statura elevata superiore a centimetri 180 e forse non di poco. Cioè, con queste misure si arriverebbe a una persona alta 2 metri. Questo è quello che... Infatti, se si va a prendere questa immagine che abbiamo utilizzato per Giovoli, si vede che l'altezza, diciamo, dell'estremo inferiore del ginocchio è un quarto dell'altezza totale. Ora, se noi prendiamo i 53 centimetri calcolati indicati da De Fazio, gliene togliamo 3 per il tacco delle scarpe, otteniamo 50 centimetri per 4, 2 metri. Ora, io non so quante persone in Italia di 2 metri ci siano, cioè ogni 100 persone quante ce ne saranno alte 2 metri? Io penso forse nemmeno una. Queste statistiche io le ho cercate e non le ho trovate, le statistiche, i percentili si trovano per i bambini, per il peso dei bambini, ma per l'altezza delle persone io non l'ho mai trovato. Non so io quante persone alte 2 metri in media ci siano in Italia. Cioè è molto difficile in sostanza che il mostro fosse stato alto 2 metri, no? È molto improbabile. Però De Fazio tiene conto di questa possibilità e fa questo ragionamento. Cioè praticamente individua un assassino che poteva avere avuto dei problemi endocrini. Vabbè, adesso non sto a leggervi tutto, quello che dice De Fazio è questo, che si potrebbe pensare a un assassino che avesse avuto dei problemi endocrini di ipogonadismo, cioè in età puberale credo, o post puberale di poco, si sarebbero accorti di questo sviluppo così ritardato delle gonadi, insomma, sappiamo cosa sono, e delle medicine, ormoni che gli sarebbero stati dati avrebbero provocato, oltre a una impotenza del mostro, anche una sua abnorme crescita, che sarebbe potuto diventare alto 2 metri. Questo è un po' il ragionamento che fa De Fazio, ma io dico, tante volte i professoroni fanno fatica a vedere le cose semplici. Io penso che la cosa più semplice per spiegare questa altezza abnorme della rotula del soggetto, la spiegazione più semplice fosse che il soggetto era in punta di piedi. Se si va a vedere questa foto che ho fatto io, ecco, io vi posso assicurare, poi ognuno può fare le prove, no? Che viene abbastanza spontaneo nell'avvicinarsi con le ginocchia alla portiera e andare in punta di piedi. Cioè, se le ginocchia sono un minimo lontane, piuttosto che durante l'azione, piuttosto che spostare i piedi, viene naturale, diciamo così, spingere con l'articolazione del piede, dove ci sono le dita, spingere verso la portiera, e a questo punto si guadagnano quegli 8 cm in altezza che possono, 7-8 cm, che possono spiegare questa misura che potrebbe far pensare a un mostro alto quasi 2 metri. Ma appunto togliendo quegli 8-10 cm si arriva a un'altezza che può essere di 180 cm, cioè la stessa altezza calcolata per Giugoli. Ecco, attenzione, qui si potrebbe pensare, ma le ginocchia sono inclinate per cui perdono un pochino in altezza. Sì, allora potevano essere meno inclinate, potevano essere più vicine, ma questa inclinazione è un'inclinazione minima. Io ho già fatto questi conti per quanto riguardava la tenda di Scopeti, e qualcuno che magari ha visto i miei video sulla critica alla dinamica di Manieri ha visto che per angoli piccoli la differenza tra la verticale e il lato inclinato del triangolo è minima, qui sarà 1 centimetro, per cui insomma arriviamo comunque con gli 8 centimetri a misure che sono compatibili con persone alte 1,80 m e magari con le scarpe un pochino di più. E a questo punto ci sarebbe da domandarsi, ma i difensori del mostro basso 1,60 m, perché questo sappiamo che c'è un sospettato che aveva questa altezza, cosa dicono?
Cosa dicono? Dicono che quelle impronte non necessariamente le dovette aver lasciate il mostro, potevano essere impronte preesistenti, ma la domanda a questo punto sorge spontanea, come diceva quel personaggio televisivo di una volta, mi sembra Lubrano, come si chiamava? La domanda sorge spontanea, ma chi si mette con le ginocchia attaccate alla portiera di una macchina? Cioè è una cosa inusuale, cioè nessuno si mette con le ginocchia attaccate alla portiera di una macchina. È una cosa, sì, potrebbe succedere nella vita che capita a qualcuno di farlo, no? Ma qui è successo proprio il giorno del delitto, cioè quelle impronte, quella polvere che c'era sulla portiera, non è che poi queste impronte si sarebbero così mantenute chissà per quanto tempo. Insomma, chi le rilevò vide che sotto, nella parte dove la polvere era stata asportata, la polvere non c'era, per cui era una cosa fresca. Magari quella polvere era andata sulla portiera proprio durante quei 60 metri di percorso del viottolo, no? Che magari era un viottolo polveroso, questo io non lo so. Insomma, se chi giudicò queste impronte da asportazione di polvere come impronte da asportazione di polvere con un certo interesse, vuol dire che sotto la polvere non c'era. Per cui erano fresche, insomma, erano di quel giorno lì. Questo mi sembra logico. Allora, finiamo con un argomento un po' strano, che per me costituisce un po' un mistero. Allora, noi sappiamo che il mostro utilizzò proiettili super speed, cartucce super speed, con proiettile rivestito da bagno di rame nel delitto del 74, anche in quello del 68, ma quello del 68, vabbè, per quanto mi riguarda, fu opera di altre persone. Comunque, partiamo dal 74. Nel 74 ci furono tutti proiettili di tipo super speed con rivestimento a bagno di rame. Di lì in avanti, dall'81 in poi, da Scandicci in poi, solo proiettili in piombo nudo, del tipo leader stainless, più adatti a una pistola rispetto agli altri che erano compatibili ma erano più adatti a una carabina. Con un'unica eccezione, si è sempre saputo che solo a Giogoli il mostro utilizzò un proiettile del tipo vecchio, come se avesse utilizzato una rimanenza. Però sembra che un proiettile di quel tipo lì fosse stato utilizzato anche a Vicchio. E allora, questa notizia era già uscita su un articolo della Città del 7 agosto 84. Eccolo qua. 5 proiettili, uno soltanto è ramato. Si legge: il pazzo assassino che la notte di domenica 29 luglio ha ucciso Pierontini e Claudio Stefanacci ha sparato proiettili di 2 tipi diversi. Dei 5 bossoli che sono stati ritrovati sul luogo del delitto, 1 è ramato e 4 no. La frase è un po' imprecisa, no? Perché i bossoli non sono di tipo ramato, di tipo a piombo nudo, sono i proiettili a essere ramati o a piombo nudo e dal proiettile poi deriva il tipo di cartuccia. I bossoli sono tutti uguali, per cui sembra che questa informazione possa anche essere un'informazione di un giornalista che aveva capito fischi per fiaschi, forse. Io potrei pensare questo, però qualche tempo fa, qualche anno fa, a dire il vero, uscì questa pagina di un documento. Ecco, il documento dovrebbe essere il rapporto della polizia scientifica al PM o al giudice istruttore, credo al PM. Questa è la pagina 2. È uscito, è una pagina che è disponibile in rete da diversi anni. Vi si legge: dai cadaveri sono stati estratti e qui consegnati numero 3 proiettili di piombo nudo, di cui uno ovalizzato, un proiettile di piombo ramato ovalizzato e un frammento, reperti che vengono qui custoditi a disposizione della signoria vostra. Signoria vostra che sarebbe il PM. Ecco, come si vede, dai corpi sarebbero stati estratti 4 proiettili più un frammento. E i conti tornano, perché? I colpi in totale furono 5, uno andò sul portafoglio di Claudio, gli altri 3 colpirono Claudio e uno colpì Pia. In più ci fu un frammento che colpì Claudio,
probabilmente un frammento che si staccò dal corpo principale di uno di questi proiettili, che aveva il primo che aveva attraversato il vetro. Per cui i conti tornano, cioè effettivamente i proiettili estratti dai corpi dei due ragazzi erano 4. E qui si dice che uno di questi sarebbe stato un proiettile del tipo a bagno di rame, del tipo ramato. Allora, la cosa è un po' strana perché si è sempre saputo che l'unico proiettile ramato era quello degli anni 80, era quello di Giovoli. Se si va per esempio a leggere il mostro di Giuttari, a pagina 89, dove lui fa uno schema, si legge cartucce marca Winchester, calibro 22, col simbolo H sul fondello con proiettili in piombo ramato, delitti 68, 74, 83, uno solo, e a piombo nudo, senza alcun rivestimento galvanico, altri delitti. Cioè qui dice chiaramente che l'unico proiettile ramato degli anni 80 era quello a Giovoli. Io ho sempre pensato, dopo aver dato un'occhiata a questo articolo, io questo articolo l'avevo visto tanti anni fa, sicuramente l'avevo visto, non è che mi ricordassi molto, però non gli avevo dato peso perché, insomma, se non lo sapeva Giuttari, questa informazione se non ce l'aveva lui chi ce la doveva avere, però non si sa cosa pensare, anche perché se si va a leggere la perizia Rotella si leggono addirittura altre cose. Si legge in un passo: è rimarchevole che per la consumazione dei delitti del 68 e del 74 siano stati adoperati esclusivamente proiettili ramati, che invece ricompaiono solo sporadicamente, frammisti a quelli di piombo nudo nel 1984. Qui addirittura Rotella nell'83 sembra dire che erano tutti a piombo nudo, e che nell'84 magari ce n'era più di uno, che invece ricompaiono solo sporadicamente. In un altro punto si legge della sentenza Rotella: non è possibile invece al momento stabilire se l'origine delle cartucce sia unica, per quanto si sottolinei che la pistola abbia sparato esclusivamente proiettili ramati, più veloci nel 68 e nel 74, e di piombo nudo in seguito sino al 1983. Cioè anche nell'83 evidentemente, secondo Rotella, vennero sparati soltanto proiettili in piombo nudo. Ma a questo punto io non so cosa dire perché le notizie sono contrastanti. Vabbè, se in futuro ci saranno ulteriori informazioni vi terrò al corrente. Ecco, il video potrebbe finire qui. Diciamo che prima di chiudere farei un piccolo accenno a due argomenti che non, uno l'affronto un po', ecco, diciamo che l'affronto un po'. L'altro me lo lascio per video futuri. Quello che mi lascio per video futuri è l'avvistamento Bardazzi. Sappiamo che ci fu l'avvistamento di una coppia in un bar da parte del gestore Bardazzi, adesso non mi ricordo il nome, che aveva visto questa coppia che a lui sembrava che fossero Pia e Claudio, e aveva visto anche un personaggio che era entrato dopo di loro, aveva consumato, mi sembra, una birra e aveva guardato in modo ostinato questa coppia, e poi andati via loro era andato via anche lui. Ecco, si è detto che c'è anche un identikit di questo personaggio, si è detto che questo personaggio poteva essere il mostro, ma io ne parlerò perché poi questo mi sembra che si collega un po' anche alla vicenda che è nata da poco del Rosso del Mugello, credo. Io bisogna che mi interessi di questa cosa perché non ne so molto, me ne interesserò più avanti. Vediamo invece il secondo argomento che penso di poterlo sbrigare in poco, che è quello del fornaio Farini. Cioè, se noi leggiamo questo documento, ecco, questo documento è una relazione di servizio del carabiniere Messina Francesco, che era della stazione di Borgo San Lorenzo, che ricevette una telefonata circa una mezz'ora dopo, 3/4 d'ora dopo che il delitto era stato scoperto, da un tizio che si qualificò come fornaio Farini. Questo tizio gli diceva che nella zona del delitto, non gli disse del delitto, si era verificato un incidente stradale tra un autocarro e un furgone senza feriti.
I carabinieri andarono sul posto, ma non c'era nessun ferito, non c'era nessun incidente. Fu fatto un controllo se esisteva un fornaio Farini nella zona e non fu trovato nessun fornaio Farini. Qualcuno ha immaginato che quella telefonata fosse stata fatta dal mostro, ma anche perché c'è la coincidenza che Farini si chiamava il guardone protagonista di questo fumetto uscito a gennaio 82 che raccontava praticamente la vicenda del mostro fino al delitto di Calenzano, e il personaggio di Spalletti era rappresentato da questo Farini, e qui appunto questo tizio si qualificò come fornaio Farini. Altre coincidenze che in questo fumetto c'era l'escissione del seno, a Vicchio ci fu l'escissione del seno. C'è da dire però che in questo fumetto, contrariamente a quanto ho letto da qualche parte, i seni sono due a essere escissi, non uno, sia il destro che il sinistro. E poi un'altra coincidenza che è stata rilevata è che qui il mostro muore ucciso in un incidente stradale da un autocarro, e qua si parla di un autocarro e un furgone nell'incidente. Questa è una coincidenza veramente misera. Ma allora io mi domando, no, è possibile, cioè, diciamo che il mondo è pieno di cretini, di imbecilli, cioè, ci sarà stato qualcuno che è venuto a conoscenza, che c'era gente in giro che cercava questa ragazza, venuta a conoscenza che era stata trovata la macchina, magari era uno di quelli che avevano partecipato, perché purtroppo gli imbecilli sono da tutte le parti, cioè non c'è da stupirsi se in mezzo alle persone che cercavano Claudio e Pia ce n'era uno. È possibile che questo abbia voluto così avere il suo momento di gloria, se così si può chiamare, facendo questa telefonata. Magari era uno che aveva letto questo romanzetto, questo fumetto, aveva letto di questo personaggio Farini, che magari era uno anche che era un guardone, chi lo sa, si era immedesimato nel personaggio e si era qualificato come Farini, e poi aveva detto che faceva il fornaio. E qui ci sarebbe da domandarsi se il personaggio del fumetto si fosse chiamato Tubi, questo cosa avrebbe detto? Che faceva l'idraulico. E se si fosse chiamato Tagliaferri, faceva il fabbro. Cioè è chiaro che era un cretino, no? Che aveva telefonato così perché il mostro non avrebbe avuto nessun interesse a fare quella telefonata. Che motivo aveva? Cosa ci guadagnava? Quale poteva essere il suo obiettivo? Allora il video finisce qua. Nel prossimo non so bene quale sarà l'argomento, può darsi che continuerò a occuparmi della pista sarda, perché è chiaro che questo delitto mise in crisi le certezze di Rotella, che aveva in carcere i due cognati e pensava che Giovanni Mele fosse il mostro. Potrei andare avanti con quello, oppure potrei magari fare qualche video su alcuni argomenti collaterali, come potrebbe essere per esempio il mostro poliziotto. Questo non l'ho ancora deciso. Comunque lo vedremo al prossimo video. Vi saluto.